Ciao a tutti, il video che andiamo a vedere oggi è un video un po' particolare. Ho pensato che potesse essere interessante spiegare a tutti un pochino cosa è il vivagno o la cosiddetta cimosa. Alcune di voi mi hanno scritto chiedendo appunto come facevo il vivagno. Questa è una cosa a cui io non ho dato molto peso e non ho mai spiegato, non mi sono mai soffermata appunto a spiegarlo bene, perché davo per scontato che alcune di voi sapessero già fare il vivagno. Quindi ne approfitto e lo spiego sia per quelle che mi hanno scritto e sia anche per quelle che si stanno approcciando adesso al lavoro della maglia. Allora, ehm, chiariamo bene un concetto. Il vivagno, diciamo che indica il punto o i cosiddetti punti di margine di un lavoro ai ferri o comunque di un lavoro. Non sono altro praticamente che dei bordi o quindi i margini di un lavoro. Esattamente, sono questi. Ok? E a cosa serve il vivagno o la cimosa? Serve semplicemente ad evitare che i bordi dei nostri lavori tendano praticamente ad arrotolarsi su se stessi, in questo modo. In modo particolare lo fa spesso la maglia rasata più che la maglia a legaccio. Quindi al posto di avere dei bordi in questo modo, ok? Il vivagno non serve altro che ad aiutare a renderli, diciamo, in qualche modo lineari. Quindi principalmente il vivagno ha due funzioni. Allora, la prima, ovviamente, come vi ho già spiegato, regola praticamente il margine e quindi dà un aspetto più omogeneo ai nostri margini. Quindi, in questo caso. E poi serve anche per regolarizzare un margine che sia adatto a delle cuciture. Quindi prendo per esempio questo è il mio vivagno. In questo caso, quando io voglio, adesso non è questo il caso, però se io volessi cucire praticamente questi due pezzi di lana, questo vivagno e questo vivagno mi permettono di cucirli perfettamente in ordine. Ok? Poi magari vi farò un altro video per far vedere. Allora, in questo momento andiamo ad analizzare per primi i vivagni che servono per la cucitura. Per fare questo utilizzeremo 4 maglie in più alle maglie che noi solitamente utilizziamo per un capo. Se per ipotesi stiamo andando a fare per esempio un maglione e nell'ipotesi questo maglione ha bisogno di 90 maglie, noi alle 90 maglie andremo ad aggiungere 4 maglie che andremo a distribuire nel ferro in questo modo: 2 all'inizio del ferro e 2 alla fine del ferro. E sono le maglie di vivagno in più che noi utilizzeremo appunto per andare poi a cucire il nostro maglione. Andiamo adesso ad analizzare per primo il vivagno nella maglia rasata. Allora, io ho fatto un campioncino e andiamo a vederlo. Ho montato 20 maglie e praticamente le mie 4 sono di bordo, ok? O comunque di vivagno. Allora, sul davanti del lavoro, quindi andiamo a vedere il davanti del lavoro, in una maglia rasata, noi cosa andiamo a fare? Vado a fare un rovescio, ok? E questa maglia, cioè la seconda, cosa faccio? La passo semplicemente al rovescio senza lavorarla.
la passo e basta. Siccome sono sul davanti del lavoro di una maglia rasata, vado a fare praticamente tutte le maglie a diritto, fino ad arrivare alle ultime due. Quindi io proseguo tranquillamente a diritto, fino ad arrivare alle ultime due maglie. Scusate, questo è preso un po' male, va bene. Allora, arrivati alle ultime due maglie, cosa vado a fare? Passo semplicemente la maglia come se fosse a rovescio sul ferro di destra, porto il filo sopra e vado a lavorare l'ultima maglia a rovescio. Ok? Sul diritto del lavoro della maglia rasata io vado semplicemente a lavorare tutte le maglie a rovescio, quindi rovescio e rovescio anche la maglia che prima è stata passata. Proseguo con il mio motivo, che ovviamente essendo maglia rasata è tutto a rovescio, sul rovescio del lavoro. Fino ovviamente alle ultime due che vengono comunque lavorate a rovescio. Perciò vado a fare un rovescio e un rovescio, in questo modo. Ripetiamo un'altra volta per essere più chiari e ricomincio comunque da capo, quindi stesso lavoro di prima. Vado a fare la prima maglia, vado a fare sempre un rovescio sul diritto del lavoro, sposto il filo sotto, vado a passare una maglia senza lavorarla a rovescio, cioè presa praticamente a rovescio, e vado a lavorare tutte le maglie a diritto fino alla fine del lavoro e quindi fino alle ultime due. Questo vale ovviamente per la maglia rasata, tutti i lavori che si fanno ovviamente per la maglia rasata in un lavoro dove appunto si fa una maglia rasata e magari c'è qui un disegno per esempio, ok? Stessa cosa, ripeto, quindi vado a passare una maglia presa a rovescio sul ferro di destra, porto il filo sopra e vado a fare un rovescio. Sul rovescio del lavoro i miei vivagni, che sono appunto 4, 2 per ogni lato, vanno lavorati a rovescio. Quindi non ho bisogno neanche di stare lì a pensare a come devo lavorarli, perché so già che sul rovescio del lavoro devo lavorare a rovescio. Come potete notare, il lavoro praticamente non tende a piegarsi, o perlomeno non più di tanto, poi bisogna vedere anche la nostra tensione in genere, però non dovrebbe piegarsi in questo modo, e abbiamo praticamente creato una specie di cucitura che noi poi utilizzeremo per andare a cucire il maglione dall'altra parte. Stessa cosa da questa, ok? Sul davanti, mentre sul dietro risulta così, in questo modo. Quindi con una cucitura invisibile, vi farò magari qualche altro video,
noi andremo semplicemente a ricreare con l'altro pezzo di maglione, diciamo, o di lavoro, le stesse V che si vedono nella maglia a maglia rasata, nel lavoro a maglia rasata. Questo è per quanto riguarda appunto il vivagno nella maglia rasata. Adesso andiamo a vedere invece il vivagno nella maglia a legaccio o comunque sul rovescio di un lavoro se il motivo è invece sul rovescio. Prendiamo per ipotesi questo. Allora, se io ho un lavoro a maglia legaccio, farò la stessa cosa. Quindi, allora, vado a fare la stessa cosa. Quindi vado a fare un rovescio, una maglia la passo come se dovessi fare un rovescio e non la lavoro, e vado a fare appunto la mia maglia a legaccio. Allora, qui vi devo dire un'altra cosa. Allora, io tendenzialmente faccio la maglia a legaccio tutta a rovescio, in questo modo, e vi spiego anche il motivo. Quindi adesso andiamo prima a fare così. Quindi vado a fare tutta la mia maglia a legaccio, fino alle ultime due. Arrivata alle ultime due, sposto il filo sul davanti del lavoro, passo la maglia come se fosse a rovescio e vado a fare un rovescio. Sul rovescio del lavoro vado a rifare la stessa identica cosa, quindi vado a fare le mie due maglie di vivagno che sono a rovescio e proseguo per tutto il ferro che è a rovescio. Le ultime due maglie le lavoro a rovescio. E anche in questo caso, come nel primo, praticamente ho usato la stessa tecnica. Quindi la prima maglia sul diritto del lavoro va lavorata a rovescio, la seconda viene passata come se fosse un rovescio, ma non lavorata. Proseguo tutto a legaccio, dopodiché faccio la stessa cosa, passo la maglia e chiudo con un rovescio. Il dietro del lavoro, tutte le maglie vanno a rovescio. Adesso vi spiego. Utilizzo la maglia a legaccio facendo il primo ferro a rovescio e il secondo a rovescio perché mi sembra che si diciamo distrugga meno rispetto alla classica maglia a legaccio che viene fatto tutto a diritto. È solo per quello. Però se voi comunque siete abituati a fare la maglia a legaccio tutte le maglie a diritto, come in teoria dovrebbe essere, utilizzando lo stesso metodo è uguale. Ok? Adesso invece andiamo a vedere invece il nostro vivagno nel caso in cui dobbiamo fare degli orli e quindi dei lavori che non vanno praticamente cuciti, che sono ideali soprattutto per fare sciarpe, fascette per capelli, oppure non so, degli scialli, piuttosto che magari degli scaldacollo, oppure non so, delle rifiniture a delle coperte, ma a dei maglioni, se magari più che maglioni, forse a dei cardigan,
che appunto si aprono sul davanti e sul dietro, cioè non sul davanti e sul dietro, che si aprono appunto in questo modo, e quindi di conseguenza è bello vedere la rifinitura. E adesso vi faccio vedere. Allora, anche in questo caso andremo a vedere sia la maglia rasata che la maglia legaccio. Vi faccio vedere alcuni lavori che ho fatto che sono appunto in alcune fascette, per esempio per la testa, che mi hanno richiesto, e sono ad esempio questi. Tipo questa, come vedete, ha una rifinitura molto particolare. E questa è la rifinitura che io faccio per praticamente tutti gli orli e quindi i lavori che poi non vanno poi cuciti. Come vedete esce un lavoro molto più lineare, molto più bello. Stessa cosa in questa fascetta qui, per esempio. Come vedete c'è sia la parte di dietro che la parte davanti, ed è una specie di cordoncino, si forma più o meno, che serve appunto a rifinire il lavoro. Allora, come al solito, anche in questo caso utilizzeremo 4 maglie totali di vivagno, che poi andiamo a distribuire in questo modo, quindi 2 all'inizio e 2 alla fine, sia per la maglia rasata che per il legaccio, quindi 2 all'inizio e 2 alla fine. Andiamo adesso a vedere per la maglia rasata che cosa andiamo a fare. Allora, in questo caso io vado a fare, a differenza dell'altro, vado a fare 2 diritti, quindi uno sul diritto del lavoro, vado a fare 2 diritti, quindi una e 2 maglie agli inizi. Poi, siccome è in questo caso maglia rasata, quindi sul diritto del lavoro vado a fare tutte le maglie a diritto fino alle ultime 2. Quindi proseguo in questo modo fino alle ultime 2. Arrivata alle ultime 2 maglie, cosa faccio? Le passo semplicemente sul ferro di destra a rovescio. Scusate, è un po' presa male questa, va bene. Tutti e due senza lavorarle, con il filo dietro il lavoro, ok? Sul dietro del lavoro e quindi sul rovescio del lavoro, queste maglie vanno lavorate a rovescio, ok? Quindi io cosa vado a fare? Vado a fare un rovescio e un rovescio. Proseguo ovviamente a rovescio perché sono sul dietro del lavoro della maglia rasata, quindi continuo a fare il mio rovescio fino ad arrivare alle ultime 2. Ok? Filo davanti, passo la maglia e passo anche l'altra e vado a ripassare il filo verso questa parte. Ok? Lo rifaccio vedere. Col filo, come se dovessi fare dei rovesci, vado a passare la prima maglia a rovescio, la seconda maglia a rovescio sul ferro di destra e passo il filo intorno in questo modo. Sul diritto del lavoro mi ritrovo da questa parte e vado a fare di nuovo lo stesso lavoro di prima, quindi vado a lavorare, lo rifacciamo insieme, 2 maglie a diritto, una
e 2. Ok? Proseguo tutte le maglie a diritto in questo modo. Fino alle ultime 2. Passo le maglie senza lavorarle, con il filo dietro il lavoro, giro e vado a lavorarle a rovescio. Quindi vado a fare un rovescio e un rovescio. Proseguo tutto a rovescio. Presa male. Fino ad arrivare alle ultime 2. Quindi filo davanti come se stessi facendo il rovescio, passo le 2 maglie, adesso è saltata, le passo a rovescio. Scusate un attimo, ho sbagliato. Allora, scusate, allora questa va lavorata. Ok, passo le 2 maglie, 1 e 2, e filo davanti, in questo modo. Questo è per quanto riguarda la maglia rasata e come vedete forma praticamente una specie di cordoncino sia da questa che da questa. Lascia il lavoro perfettamente dritto, senza problemi, e il lavoro, come vi ho fatto già vedere prima, resta molto più carino, più lavorato, diciamo. Adesso andiamo a vedere invece cosa succede per quanto riguarda la maglia a legaccio, cioè questa, che poi sarebbe il risultato questo, che vi ho fatto vedere nelle fascette. Andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda la maglia a legaccio, invece, vado a fare sempre i miei soliti 2 diritti, quindi 1 e 2. Poi io la maglia a legaccio, come vi ho detto, la faccio a rovescio. Voi potete farla tranquillamente a diritto. Fino ad arrivare alle ultime 2. Le ultime 2 maglie. Adesso cosa faccio? Le passo, allora intanto passo il filo dietro il lavoro, ok? E passo le maglie come se fossero 2 rovesci, ok? Mi ritrovo sul rovescio del lavoro. Adesso cosa vado a fare? Vado a lavorarle praticamente a rovescio, quindi 1 e 2. Tutte le maglie le vado a fare a rovescio. Fino ad arrivare alle ultime 2. Allora, in questo caso cosa faccio? Passo, allora col filo sempre sul davanti del lavoro, passo le 2 maglie senza lavorarle e vado a passare il filo sul davanti, in questo modo. Mi ritrovo di nuovo sul davanti del lavoro, scusate che... ok. E cosa vado a fare? La stessa cosa, quindi vado a fare
le mie solite 2 maglie a diritto, 1 e 2. Vado a lavorare il mio legaccio fino ad arrivare alle ultime 2. E cosa faccio? Porto il filo sul dietro del lavoro, sposto le maglie sul ferro di destra come se fossero 2 rovesci, giro il lavoro e sul ferro di ritorno le vado a lavorare a rovescio. Quindi una, non importa se il filo è qua, esce lo stesso. E proseguo con il mio legaccio. Filo davanti come se stessi facendo il rovescio, quindi sul rovescio del legaccio, diciamo, il filo viene tenuto sul davanti, quindi al contrario del davanti del lavoro, dove invece il filo viene messo da questa parte. Quindi lo continuo a tenere da questa, passo le 2 maglie senza lavorarle come se fossero a rovescio, filo lo porto davanti e rincomincio da capo. E questo è il risultato, che poi in finale lo potete trovare anche così. Il video è terminato, è ovvio che ci sono tantissimi modi di fare il vivagno. Mi avete chiesto come faccio il mio e io vi ho fatto vedere questo che è il metodo per me migliore. Spero che vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!